Ciao ragazzi, oggi parliamo di Albert Beckless, detto The Ageless Wonder, ovvero la meraviglia senza età. Un atleta dalla carriera agonistica lunghissima, un'avventura che ha attraversato 4 decadi, cominciando negli anni 60 e protraendosi fino agli anni 90, con oltre 100 competizioni al suo attivo. Un uomo che ha fatto della longevità atletica uno status e che a oltre 50 anni si permetteva ancora il lusso di battere ragazzi che avevano la metà dei suoi anni. Che dire, prima di Dexter Jackson c'era Albert Beckless, l'Eterno. Enjoy! Albert Al Beckless nasce il 14 luglio 1936 a Bridgetown, sull'isola di Barbados, ai Caraibi. La sua età è sempre stata avvolta nel mistero. Molte fonti lo vogliono nato nel 1930, altre nel 1938. Noi assumiamo che sia nato nel 1936, come da lui dichiarato in tempi recenti durante un'intervista con John Hansen. Di umili origini, da ragazzino Albert comincia a lavorare nelle cucine di un hotel e diventa cuoco. Ma lavorare in cucina lo stanca presto e in seguito studia e diventa un contabile, attività che svolgerà per ben 18 anni. Comincia ad allenarsi con i pesi intorno ai 16 anni. Suo fratello maggiore pratica il sollevamento pesi olimpico e Albert lo segue in palestra. Ben presto però passa al bodybuilding perché gli piace essere grosso, forte e mettersi in evidenza. Ispirato da atleti come Earl Maynard, comincia a gareggiare e vince alcune competizioni locali. Ricordiamo il Mister Barbados e il Mister Indie occidentali. A 22 anni si trasferisce in Inghilterra, si sposa, ha 2 figli e lavora come contabile per mantenere la sua famiglia. Fortunatamente nell'edificio dove lavora c'è una palestra e Albert può riprendere ad allenarsi con regolarità, 5 volte a settimana. Visto lo sviluppo fisico di Albert, i compagni in palestra cercano di convincerlo a gareggiare, ma lui è titubante. Però un giorno sulla rivista Health and Strength vede una foto del Mister Inghilterra dell'epoca e pensa: ma io sono meglio di questo qua, e decide di ricominciare a gareggiare. Gli inizi non sono privi di difficoltà. Nel 1965 è solo quinto al Mister Inghilterra della NABBA, ma Albert non molla. Continua a spingere per migliorarsi e la sua tenacia viene premiata nel biennio 1970-1971, quando vince il Mister Europa NABBA per 2 volte e il Mister Mondo EEU. Nel 1971 si aggiudica sia il Mister Universo NABBA che il Mister Universo IFBB, 2 titoli di Mister Universo in un solo anno. La carriera di Beckless prende il volo. Avendo vinto tutto nella NABBA, nel 1971 decide di cercare nuove sfide passando alla IFBB, federazione nella quale gareggerà per oltre 20 anni, con un peso in gara che all'inizio era sugli 85 kg, ma arriverà sui 99 kg per 1,68 m di statura nella fase matura della sua carriera. Fra i momenti salienti della sua lunga carriera ricordiamo le 13 partecipazioni al Mister Olympia, e in particolare il secondo posto dietro a Lee Haney ottenuto nel 1985, e le 8 vittorie in numerose competizioni professionistiche, fra cui spiccano la Notte dei Campioni del 1982 e del 1985 e il Niagara Falls Pro Invitational IFBB del 1991, quando a 55 anni si lasciò alle spalle atleti molto più giovani di lui, un record. Concluderà la carriera nel 1992 a 56 anni, con un 8° posto al Niagara Falls Pro Invitational IFBB. Ritiratosi dallo sport agonistico, Albert ha comunque continuato ad allenarsi fino ad oltre gli 80 anni, anche dopo aver subito un importante intervento chirurgico di fusione spinale per problemi vertebrali nel 2011, a conferma che per lui il bodybuilding era una vera passione e uno stile di vita. Ma purtroppo gli anni passano per tutti e anche Albert, l'Eterno, il 19 novembre 2022, a 86 anni, alcuni dicono 92, ci ha lasciati. Di lui ricordiamo la grande passione, la tenacia e gli ineguagliabili bicipiti a punta. All'apice della sua carriera agonistica, Albert si allenava 7 giorni a settimana, 2 volte al giorno, sia sotto gara che lontano dalle competizioni, lavorando con un volume di allenamento medio-alto. Lo vediamo in azione in alcune clip mentre si esercita intensamente. Eseguiva gli esercizi adottando uno schema piramidale. Faceva 3-5 serie da 10-12 ripetizioni per ogni movimento, aumentando il carico di serie in serie, in modo da riscaldarsi adeguatamente e raggiungere la massima intensità nell'ultimo set di ogni esercizio. Adottava un range di ripetizioni sulle 10-12, quindi utilizzava pesi relativamente moderati e, in linea con l'approccio old school, ricercava il massimo pump. Quando sentiva che il pump cominciava a calare, sapeva che era ora di chiudere l'allenamento. In generale allenava ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana, ad eccezione delle gambe, che riteneva un punto debole, e che per un certo periodo ha allenato tutti i giorni.
La tua alimentazione, all'inizio della sua carriera, Albert adottava il classico approccio basato sulle fasi di bulk e cut, cioè stava a dieta ferrea nel periodo pre-gara, mentre lasciava che il suo peso aumentasse parecchio, anche di 15 kg, nel periodo lontano dalle gare. Ma nel tempo capì che questo approccio a yo-yo limitava i suoi progressi. Ingrassava troppo e poi, nel tentativo di definirsi con una dieta molto stretta, perdeva troppo volume muscolare. Presa consapevolezza del problema, in seguito adottò una strategia di lean bulk, con la quale cercava, anche nel periodo lontano dalle gare, di non andare mai oltre i 4-5 kg rispetto al suo peso forma, e riteneva che questo metodo sia stata la chiave che gli consentì, nella fase matura della sua carriera, di arrivare sul palco più massiccio, muscoloso e in condizione che non in precedenza. Mangiava principalmente pollo, uova, verdure, un po' di riso e non sgarrava quasi mai. Riassumendo, Albert Beckless ha rappresentato tutto quanto di positivo il bodybuilding ha da offrire a chi lo interpreta correttamente. Salute, vigore e ottima forma fisica fino a tarda età. Ma ascoltiamo dalle sue stesse parole la sua opinione al riguardo. Pensi che il bodybuilding sia uno sport salutare? Lo raccomanderesti ai giovani? Certo, non credo che sia qualcosa che devi raccomandare. Penso che sia qualcosa che parla da sé. Se guardi le persone, gli sportivi che praticano il bodybuilding, vedi che sono forti e in salute. Cosa si può chiedere di più? Chiaramente anche Albert ha fatto i suoi azzardi. Nel 1988, in un giorno di gara, ebbe un attacco di convulsioni e rischiò di morire a causa dell'utilizzo di diuretici. Ma evidentemente non ha mai esagerato troppo con i farmaci e la sua genetica e stile di vita lo hanno aiutato a minimizzare eventuali effetti collaterali. Una volta si diceva, il bodybuilding è uno sport longevo, che ha molti vantaggi rispetto agli altri sport. Oggi i migliori bodybuilder agonisti spesso non arrivano nemmeno a 40-50 anni di età. È di pochi giorni fa la notizia della morte, a soli 31 anni, della IFBB Pro Kevin Gebhardt. Senza entrare nei dettagli e nelle cause dei decessi, sono troppi bodybuilder moderni che muoiono giovani. È il caso di riscoprire il valore di una corretta interpretazione del bodybuilding per una vita lunga, sana e felice. E Albert Beckless rimane una grande ispirazione in tal senso. Ciao, alla prossima!